Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso, è un po' che non ci vediamo. Nel video tutorial di oggi vi presento questa giacchina, sono molto emozionata di presentarvela e sono anche felicissima del risultato che ho ottenuto. Sono molto emozionata perché l'ho realizzata con un punto che mi sono divertita a creare giocando con filo e uncinetto. È un punto che avevo campionato ancora la scorsa primavera, che mi era piaciuto tantissimo e che prima o poi saprei che avrei utilizzato per qualche mio progetto. Quindi è arrivato il momento e ho deciso di utilizzarlo per questa giacchina Chanel. Vediamo che cosa ci serve per realizzarla. Io ho scelto questo filato di lana merino di Sesia da Mistral, è un punto di colore, una tonalità di colore bellissima, e ho scelto questa lana perché è perfetta per il cambio stagione e quindi per le giornate appunto adesso di passaggio di questa stagione autunnale. La lana merino sappiamo che è una lana intanto molto morbida, molto soffice, utilizzata per la lavorazione dei capi dei bambini, e è una lana che non scalda troppo, quindi è una lana che mantiene perfetta la temperatura corporea e quindi adatta appunto per queste giornate. Per la lavorazione della mia giacchina, che veste una taglia SM, io ho utilizzato 7 gomitoli e mezzo di questo filato, quindi sono gomitoli da 50 grammi che hanno moltissima resa. Vediamo un attimo insieme l'etichetta. Ecco, un 50 grammi abbiamo 175 metri e io l'ho lavorata, è un filato lavorabile con uncinetti del 3,5, io l'ho lavorata con uncinetto del 3,5. Ho utilizzato il colore del numero 5829, questo numero qui. Il filato lo potete trovare da Penelope Knit e quindi la trovate collegandovi sia nella sua pagina di Facebook o sulla sua pagina di Instagram. Comunque poi vi lascio in info box sotto al video tutorial tutti i riferimenti per contattarla ed eventualmente chiedere di questo meraviglioso colore o scegliere un'altra bellissima tonalità. La cartella colori di Sesia Mistral è veramente tanto variegata e perciò potete scegliere tantissime sfumature, quella tra le tante sfumature quella che vi piace di più. Inoltre per la lavorazione di questo progetto, come al solito, avete bisogno di un uncinetto, io ho usato quello del numero 3,5, un paio di forbici, 1 metro per prendere le misure, un ago da lana per nascondere le codine e se vi possono essere utili dei segnapunti. Inoltre io ho acquistato anche 7 bottoncini di madreperla rosa, li potete trovare appunto in merceria, sono dei bottoncini semplici di madreperla e li ho utilizzati appunto in un colore rosa pallido perché mi piaceva molto, accostato a questa tonalità, e i miei sono del diametro di 1,5 cm. Comunque qui la scelta poi è libera. Vi lascio comunque tutti i riferimenti nel dettaglio sotto al video tutorial. Ora vediamo un po' come sviluppare il nostro progetto. Si tratta di un top down, quindi è una lavorazione che parte dall'alto e si lavora verso il basso. Quindi sono partita dalla lavorazione in tondo del collo con giri sempre di andata e ritorno, poiché la lavorazione è aperta, quindi non è chiusa circolarmente. Vedremo che il punto per realizzarla è molto semplice. Sono tutte maglie alte che però noi andremo a lavorare in costa a gruppi di 2 e insomma alterneremo la lavorazione in 2 semplici giri, quindi diciamo che il progetto è facilissimo da lavorare e mano a mano aumenteremo nei giri di maglie alte
affinché faremo crescere il nostro sprone mano a mano per ampliarlo, come abbiamo visto in altri progetti top down, e poi lasceremo in sospeso la lavorazione sulle maniche, continueremo la lavorazione nel corpo centrale della nostra giacchina fino ad arrivare a terminare alla base per la lunghezza desiderata. Secondariamente poi si riprendono le maniche che andremo a lavorare in tondo, cambiando verso della lavorazione ad ogni giro per mantenere lo stesso tipo di lavorazione, quindi diciamo la stessa texture che io ho ottenuto per la prima parte del progetto. Quindi non andremo sempre a lavorare la manica nello stesso verso, ma la lavoreremo cambiando ad ogni giro il verso per mantenere appunto la texture della mia giacchina. Le maniche le lavorerò, io le ho lavorate in modo asciutto, però dritta, senza fare diminuzioni, e diciamo le ho lavorate a 3/4, quindi scendono poco dopo il gomito, perché appunto mi trovo molto raffinata questa linea e trovo che per questo periodo vada bene. Non è ancora tanto freddo, quindi possiamo permetterci di utilizzare una manica a 3/4 e dà anche un tocco di eleganza a questa giacchina Chanel. Quindi ora siamo pronte per partire, vediamo assieme come costruire il nostro progetto più da vicino. Potete trovare la giacchina indossata e presentata da me nel mio gruppo Facebook. Vi lascio sotto il link del gruppo dove potete iscrivervi, potete sbirciare appunto questo nuovo mio progetto e potete condividere tutti i progetti del filo rosso. Quindi non dimenticatevi di iscrivere, vi aspetto e aspetto appunto di vedere postati lì i vostri lavori. L'idea di questa giacchina che ho abbozzato in uno schizzo in realtà ce l'ho in mente da tantissimo tempo, però poi io non so mai come vanno a finire i miei progetti, devo dire la verità. Avevo iniziato a pensarla in un modo, inizialmente l'idea era quella di fare una prima parte, lo sprone, in un modo e poi di proseguirla in un altro, ma il punto è talmente bello, nella sua semplicità è molto bello e particolare, quasi non sembra una lavorazione a uncinetto, che poi ho ritenuto opportuno continuarla fino alla fine lavorata in questo punto qui, perché dava comunque una continuità e nella sua semplicità un'eleganza a questo capo che mi piaceva molto. Quindi il tutto nasce sempre da un'ispirazione, un'idea, viene messo in bozza e poi strada facendo trova sempre altre strade. A me capita sempre questo. A grandi linee vi spiego che io sono partita dalla lavorazione con il collo. Ho creato la mia non solita catenella, ma ho creato la mia catenella I-cord, che abbiamo già visto anche per altri progetti e che poi rivediamo assieme. Questo perché questo tipo di bordo viene molto bello, guardate. Quindi non è la solita catenella che poi cede, ma resta molto fisso e molto ben rifinito. Quindi ho iniziato con questa catenella I-cord. Poi successivamente ho lavorato un giro di maglie basse e poi ho iniziato con la lavorazione del progetto che vedremo strada facendo. I giri di lavorazione sono due: un giro di maglie alte, quindi dopo i primi 2 giri bordino e corde e maglie basse ho fatto un primo giro di maglie alte e nel giro successivo lavoro delle maglie alte in costa a gruppi di 2. Poi vedremo gradualmente strada facendo come fare. In ogni giro di maglie alte, che io alternerò ai giri di maglie in costa, andrò a fare gli aumenti per far crescere il mio sprone. Quindi significa che parto seguendo questa tabella. Parto con 130 maglie di base. Poi faccio il giro di maglie alte in costa. Nel terzo giro, nel giro di maglie alte, in ogni giro di maglie alte vado a mettere su in ogni giro per 3 giri consecutivi 10 aumenti e quindi il mio progetto crescerà da 130 catenelle più 10 140 più 10 150 più 10 160
E poi dal quarto giro di maglie alte in poi vado sempre a mettere 12 aumenti in ogni giro fino ad arrivare per il mio sprone, nel punto dove andrò a mettere in sospensione le maniche, avrò una circonferenza di 280 catenelle che andremo a suddividere in questo modo. Al punto poi del tutorial dove vi dirò che dovrete suddividere lo sprone, ho fatto un errore, ho messo una catenella in più, quindi considerate corretto questo che vi faccio vedere adesso, perdonatemi, avevo fatto un errore, comunque insomma una maglia solo di differenza. Quando arriverete ad aver lavorato il vostro sprone per, vi dico, 28 centimetri circa, vedete, in diagonale, 27-28 centimetri, e comunque lo deciderete voi quando fermarvi con la lavorazione, perché mano a mano che lo lavorerete voi vi andrete sempre a provare lo sprone intorno al collo e intorno alle spalle. E poi vedrete voi quando sarete arrivati al punto della chiusura, perché andrete a pizzicare la parte che si trova sotto le ascelle, magari vi fate aiutate o mettete un marker per vedere appunto se siete arrivate alla lunghezza giusta, perché ognuno di noi ha la sua costituzione, c'è chi ha le spalle più piccole, c'è chi ha le spalle più grandi, c'è chi ha più seno, meno seno, quindi il bello di questi progetti è poterli costruire e testare mano a mano, strada facendo. Io quando inizio a fare un progetto non copio mai da quello precedente, ma lo inizio e poi strada facendo lo provo, lo riprovo, lo modulo, lo amplio. Molto spesso mi capita di disfare e di ricominciare, quindi è normale. E quindi quello che io vi vorrei far capire è che il bello è che ognuna dovrebbe riuscire ad adattarlo proprio strada facendo, provandolo, magari confrontandolo anche con una maglia che già possiede. Per una taglia SM con questo tipo di filato, io i suggerimenti che vi do sono questi, quindi di montare questi aumenti strada facendo in tutti i giri di maglie alte, crescendo con questa sequenza fino ad arrivare, nel mio caso poi valuterete voi, a 280 catenelle che ho suddiviso lasciandone 42 per gli anteriori, davanti il destro e il sinistro, 57 catenelle per le maniche e 82 per la schiena. Poi sotto, qui nella parte sotto, quando sono andata ad unire, ho montato, poi vi farò vedere come, ulteriormente 3 catenelle per dare ampiezza e mobilità al mio braccio. Voi potete decidere, se avete un seno abbondante, di andare a crescere, ad aumentare ulteriormente il vostro progetto, di lavorarlo per qualche giro in più, quindi insomma lo valuterete voi. E io, quando mi sono trovata qui al punto di dover chiudere, la parte che si trova intorno alle braccia l'ho lasciata abbastanza aderente, ci deve essere sempre 1,5 cm, 2 di spazio per potersi muovere, quindi non andrò a pizzicare troppo stretto. Dovete sempre calcolare un progetto di un paio di centimetri in più nella circonferenza rispetto a quella, diciamo, che vi misurate con il metro, perché il progetto deve essere indossato comodo, altrimenti diventa stretto. Vediamo un po' di misure. La circonferenza del mio collo, qui ho 26 cm, quindi la circonferenza del mio collo è di 52 cm. Dal collo fino alla base io la mia giacchina l'ho lavorata per 47 cm. La diagonale, vedete, fino allo scalfo delle braccia è un 27 cm e la mia manica dallo scalfo l'ho lavorata per altri 20 cm e qui ho una manica di 13 cm all'incirca, 13-14 cm. Una volta finita la mia giacchina ho rifinito con un bordino nei due lati degli anteriori e ho creato appunto delle asoline per far passare poi i bottoni, quindi ho fatto 2 bordini di circa 1,5 cm. Le rifiniture sono importantissime per le lavorazioni perché danno
veramente un dettaglio. Vedrete voi stesse la differenza della giacchina lavorata e senza i bordi, come cambierà applicando un bordo di questo tipo, che sono delle semplici maglie basse lavorate in costa dietro, ma danno una rifinitura molto bella al capo finito, lo rendono prezioso e offrono un dettaglio che è veramente notevole, insomma, al capo. Per il mio progetto, che veste una SM, ho avviato 130 catenelle di base. Per le altre taglie andrebbe un po' studiata la cosa, quindi io non vi posso dare la certezza matematica non tanto del numero di catenelle iniziali, ma poi dello sviluppo degli aumenti. Comunque in linea di massima, poiché 4 maglie alte corrispondono circa 2 cm, vi do appunto tra una taglia e l'altra una differenza di questi 2 cm per taglia, quindi direi che per una XS potreste avviare, sempre naturalmente usando il mio stesso tipo di filato, il mio stesso tipo di uncinetto, per una XS 126 catenelle, per una L dalle 134 alle 136 a seconda anche della taglia di seno, se è più o meno abbondante, e per una XL 138 o più catenelle. E poi per lo sviluppo degli aumenti direi che per una XS si potrebbero mantenere gli stessi aumenti. Per le taglie più grandi secondo me si potrebbero aumentare anche magari di 2 aumenti in più per le L e l'XL, quindi anziché effettuare 12 aumenti o magari per la parte diciamo a un certo punto più ampia dello sprone applicare 14 aumenti. Questa è la tabella diciamo in linea di massima che io ho utilizzato per la taglia SM. Prendiamo quindi il nostro uncinetto del 3,5 e il nostro filo. Lasciamo una lunga codina se iniziate col metodo ai cord anziché la catenella, quindi lasciamo una bella lunga codina per fare il nostro bordino. Quindi prendo la codina, quella più lunga, e la posiziono davanti a me. Io adesso ho già iniziato un pezzettino di catenella, vedete, prendo la codina e la porto davanti a me, invece quella che è attaccata al gomitolo la lascio dietro e pertanto passo il filo della codina che ho davanti intorno all'uncinetto e con quella dietro porto fuori tutte e due le asole. In questo modo l'avevamo già visto comunque per la realizzazione di altri progetti, e avvio le mie 130 catenelle. Ho le catenelle necessarie per realizzare la taglia desiderata. Il risultato è questa cordina tridimensionale che mi dà rifinitura al capo. Realizzata, faccio una catenella per alzare il mio lavoro, mi giro e su ogni maglia base, ovviamente salto la prima catenella che ho realizzato, e su ogni maglia di base disponibile lavoro una maglia bassa, e quindi dovrò lavorare 130 maglie basse. Perciò una catenella, sotto ogni catenella disponibile di base lavoro una maglia bassa. Il bordino che io ho creato è normale che sia leggermente stretto e faticoso da lavorare durante il primo giro, perché è un bordino appunto che dà resistenza poi al nostro collo della maglia, e va bene così. Il collo resterà sempre ben sostenuto nell'indosso, tenderà a cedere sicuramente molto meno rispetto alla solita catenella semplice che montiamo per tanti altri progetti, e mi dà una rifinitura decisamente più bella da vedere, più composta e lineare. Ho realizzato tutte e 130 le mie maglie basse. Io sto lavorando su un campione perché il progetto ovviamente l'ho già realizzato. Ora abbiamo realizzato le 130 maglie basse,
Andiamo subito a fare in questo giro di maglie alte che andremo a fare subito 10 aumenti. Vediamo come fare i nostri aumenti. Prendo il numero delle maglie che ho di base, 130. In questo giro devo fare 10 aumenti, ne aggiungo sempre uno per la divisione, quindi 130 diviso 11 significa che ogni 11-12 maglie io andrò a fare un aumento. Divido per un numero sempre in più, la divisione la faccio sempre aggiungendo un numero in più al numero degli aumenti che devo andare a distribuire, perché andrò ad avere gli aumenti distribuiti in modo regolare all'interno delle mie 130 catenelle. Se avessi diviso per 10 l'ultimo aumento sarebbe venuto qui e quindi il lavoro poi mi prende una forma che appunto non è corretta. Quindi dividendo per 11 vado a distribuire nella parte centrale correttamente gli aumenti, quindi lavoro 11 maglie e vado a farmi l'aumento 11 maglie e vado a farmi l'aumento 11 maglie, così fino ad arrivare alla fine delle 130 maglie e avrò distribuito i miei 10 aumenti. Spero di non avervi fatto confusione, di essere stata chiara. Ora vediamo. Quindi mi alzo con 3 catenelle, ho finito il giro di maglie basse, mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3, questa è la prima maglia del giro. Ora, siccome devo contare 11 maglie per fare l'aumento, quindi questa sarà la prima, quindi 1, 2, vado a lavorare adesso le mie 11 maglie consecutive, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ho lavorato 10 maglie alte consecutive. Nell'11ª, che è la prossima, faccio 2 maglie all'interno dello stesso spazio e riparto a contare altre 11 maglie e ripeto e faccio la stessa cosa, quindi faccio altre 11 maglie e vado a fare il mio aumento. Quindi in questo modo 11 faccio l'aumento, altre 11 faccio l'aumento, altre 11 faccio l'aumento. L'aumento quindi risulterà regolare lungo tutta la mia circonferenza della maglia. Qui vado a fare l'aumento, completate le altre 11 maglie e proseguo la lavorazione così fino alla fine ed arrivo a montare i miei 10 aumenti. Ho terminato il mio giro con le ultime 11 maglie alte, mi alzo ora con le mie 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto. Ora guardate bene, perché l'inizio e la fine di questo giro lo dovrete fare sempre allo stesso modo, altrimenti la linea si scombinerà, quindi non avrete una linea corretta della lavorazione. Quindi mi raccomando di fare sempre questi passaggi e di alternare questi due giri sempre nello stesso modo. Mi sono alzata con 3 catenelle e ho effettuato una maglia in corrispondenza della prima maglia sottostante. Filo sull'uncinetto, entro tra la prima e la seconda maglia alta sottostante, filo sull'uncinetto, lo passo davanti alla seconda e alla terza maglia alta, quindi prendo le 2 maglie, porto fuori il filo e quindi lavoro una maglia alta in costa in questo modo e faccio una maglia alta. Praticamente ho preso un gruppetto di maglie assieme, faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nelle 2 prossime maglie, cioè queste 2, prendo le 2 maglie in costa, porto fuori il filo e faccio una maglia alta,
una catenella di separazione, quindi lavoro tutto il mio giro in questo modo. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, prendo il filo, lo porto fuori tra le due maglie, mi raccomando non lavorate stretto ma in modo regolare e morbido, faccio la maglia alta, catenella di separazione. In questo modo vedete che così facendo ottengo questo effetto e escono questi ciuffetti, diciamo, di gruppi di 2 maglie alte. Allora, una lavorazione molto bella, la trovo molto bella, e il punto diventa anche molto elastico, quindi la giacchina indossata sarà molto confortevole e si adatterà molto bene alla linea del vostro corpo. In questo giro naturalmente dovete lavorare sempre così fino alla fine e non vi dovrete preoccupare di fare aumenti. La nostra lavorazione si alternerà sempre tra 2 giri, quello di maglie alte dove faremo gli aumenti e questo, quindi semplice. Giro, mi restano 3 maglie, filo sull'uncinetto, prendo le ultime 2 maglie, lavoro la mia maglia alta, una catenella di separazione e maglia alta sopra l'ultima maglia alta del bordo. Mi raccomando di terminare sempre il giro allo stesso modo. Qui non ci sarà la catenella di separazione all'inizio, vedete, perché sono passata subito a prendere le 2 maglie immediatamente, quindi ho fatto le 3 catenelle e ho preso subito le 2 maglie in costa. Alla fine invece il punto si lavora su un numero pari di maglie, alla fine ho preso le ultime 2 maglie in costa, ho recuperato con una catenella di separazione e ho fatto la maglia alta. Adesso ci alziamo con 3 catenelle. Questo sarà un giro di maglie alte, tutto di maglie alte, e in questo giro noi andremo a montare i nostri successivi 10 aumenti. Quindi adesso ho 140 maglie di base, con questi giri con questi aumenti, questi 10, arriverò alla fine di questo giro e le potete contare con 150 maglie alte. Quindi significa che io adesso rifaccio la mia divisione. Se io andassi a contare adesso dovessi fare un giro di maglie alte semplici, andrei a contare 140 maglie in questa, diciamo, in questa ultima riga che ho lavorato. Devo montare 10 aumenti, abbiamo detto che ne aggiungiamo uno in più, faccio 140 diviso 11, 12,72, significa che ogni 12 o 13 maglie effettuo un aumento. Quindi mi alzo con 3 catenelle, vediamo anche come comportarci con la lavorazione di questo giro delle maglie alte. Poiché qui ho una catenella, ho un forellino, vado a fare una maglia alta che è la seconda, poi una maglia alta sopra la maglia alta, e sono 3, quindi andrò a effettuare in questo giro una maglia alta nello spazietto e una maglia alta sopra a ogni maglia alta di base. Nel lavoro abbiamo detto 12, 13, dopo aver lavorato le mie 12 maglie alte, vado a fare nella 12ª maglia l'aumento, quindi significa che farò 2 maglie all'interno dello stesso spazio. Lavoro altre 12 maglie alte ed effettuo l'aumento fino ad ottenere un totale di 10 aumenti.
proseguo così fino alla fine del mio giro, che vediamo come chiudere assieme. Sono arrivata alla fine del giro, lavoro le ultime 2 maglie alte, quindi questa maglia qui e la successiva. Qui non ho lo spazietto fra queste ultime 2 maglie e quindi le lavoro tutte e due, una e l'ultima. Sono attaccate. Quindi vedete che già il punto prende forma. Ora andrò avanti così a montare gli aumenti nel giro di maglie alte e alternerò sempre il giro di maglie alte, che è questo che abbiamo visto, con gli aumenti, montando gli aumenti, e il successivo dove vado a fare i gruppi di maglie alte in costa senza mai fare aumenti qui. Quindi mi alzo con 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, le prime 2 entro tra la prima e la seconda, quindi qui dovrò prendere queste 2. In questo giro con tranquillità lavoro le mie maglie in costa, una catenella di separazione, entro fra le 2 maglie successive, maglie alte in costa, catenella di separazione, prendo le successive altre 2 maglie, una catenella di separazione e proseguo così senza pensieri, senza aumenti fino alla fine del giro. Nulla vieta che per le taglie più grandi montiate qualche aumento in più nella tabella di quello che ho indicato io, soprattutto se parliamo appunto di taglia LXL. 12 aumenti possono essere portati a 14. Arrivati alla fine del mio giro di gruppi di maglie alte, prendo le ultime 2 maglie, in questo modo. Non faccio la catenella di separazione qui perché l'abbiamo fatta già qui all'inizio e quindi abbiamo subito la maglia alta e faccio la maglia alta. Il punto è sempre, si lavora sempre su numero di maglie pari e è multiplo di 2. Ora ci alziamo con 3 catenelle e lavoriamo una maglia alta sopra ad ogni maglia di base. Quindi dove qui ho le 2 maglie alte attaccate, quindi faccio la maglia successiva alta, nel forellino vado a fare la maglia alta, nell'archetto dove ho la maglia alta faccio la maglia alta, nello spazio faccio una maglia alta. Naturalmente anche in questo giro di maglie alte dovrò fare i miei aumenti secondo la mia tabella. Quindi avevo fatto altri 10 aumenti, quindi mi barro i giri di aumenti che ho fatto e adesso sono al terzo giro, devo fare altri 3 aumenti per arrivare a 160 maglie finali. Quindi in questo giro faccio il calcolo e monto altri 10 aumenti e seguendo la tabella indicata degli aumenti vado a fare le mie maglie alte e i miei aumenti come da tabella. Quindi adesso vi lascio proseguire così da sole fino alla fine, diciamo, della prima parte dello sprone, dove poi andremo a mettere in sospeso le maniche. Vedete, lavorate le mie maglie, fate i miei calcoli, vado a fare il mio aumento, cioè 2 maglie all'interno dello stesso spazio, e a maglie regolari, intervalli regolari, vado a montare i miei aumenti fino alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro e qui ho 2 maglie alte consecutive attaccate una dopo l'altra, quindi non devo fare niente, non ho spazi di separazione. Vi raccomando di iniziare e terminare il giro sempre come vi ho fatto vedere, altrimenti non avrete un bordo dritto ma vi verrà un bordo storto, quindi questo vi raccomando. Il nostro punto fantasia è questo. Questa è una campionatura, è un punto molto elastico, vedete,
e quindi si adatterà molto bene alla vestibilità, avrà una buonissima vestibilità. Io, secondo la mia tabella, ho montato aumenti per 13 giri di maglie alte, ovviamente alternate ai gruppi di maglie alte in costa. Quindi su tutti i 13 giri di maglie alte ho fatto questa tabellina di aumenti. Non è detto appunto che siano gli stessi che dovete fare voi, perché se qualcuno è più alto e quindi ha uno scalfo delle braccia che deve essere lavorato per più giri, può proseguire con gli aumenti, oppure se ha un seno abbondante può proseguire con gli aumenti. Il consiglio che vi do, mi raccomando, è di provare strada facendo spessissimo lo sprone che state lavorando ed eventualmente confrontarlo con una maglia, un capo che avete già, per controllare che l'ampiezza e lo sviluppo vi vada bene. Facendo appunto gli aumenti vedete come il lavoro cresce regolarmente. Seguendo gli aumenti della tabella che abbiamo visto assieme, quindi all'inizio, io ho lavorato per 32 giri fino ad arrivare nel mio caso a 281 catenelle intorno al mio sprone. Quindi intorno alla circonferenza del mio sprone, vedete, ho ottenuto 281 maglie totali, che adesso andiamo a vedere assieme come le ho divise. Vedete, la lavorazione con gli aumenti indicati è molto regolare e lo sprone si allarga gradualmente. Io ho già fatto una prova adesso, adesso dovremo andare assieme ad unire, quindi a chiudere le maniche e ad andare a lavorare il nostro corpo del cardigan intorno, e ho fatto già una prima prova per vedere anche se erano da montare, cioè se avevo bisogno di spazio e di ulteriore, e ho fatto una prova montando delle catenelle. Ora adesso io vi do le indicazioni per come ho fatto io, però la cosa più bella è che adesso ognuno comunque può gestire il suo giacchino intorno alla propria fisicità, provandolo. Allora, io ho un seno insomma abbastanza abbondante, perciò andrò a montare sotto 3 catenelle, quindi ho montate 4, sono troppe, vado a fare 2-3 catenelle. Allora, la cosa migliore da fare è quella di provare sempre spesso, strada facendo, lo sprone mentre lo realizzate intorno al vostro corpo. Quando avete realizzato provandolo, vedete che arrivate al punto dove poter effettuare la chiusura, che cosa si può fare? Potete mettere dei marker in questo modo. Ve lo potete provare, pizzicate il lavoro, mettete un marker, oppure va benissimo anche un pezzo di filo di rimanenza intorno alle maniche, da un lato e anche dall'altro, provate il progetto e vedete appunto come vi sta nell'indosso, e qui potete appunto giocare a svilupparlo ulteriormente, decidendo se è troppo, per esempio, stretto, anche di dare montando 2-3 catenelle, di dare maggior ampiezza. Io scelgo di avere una manica proprio aderente, insomma asciutta intorno al mio braccio, però anche qui ognuno appunto può eventualmente modularlo secondo la propria preferenza. Adesso vediamo un attimino le indicazioni appunto per andare a chiuderlo in tondo. Sappiate che per chi ha un seno abbondante può eventualmente nella chiusura poi degli scalfi delle braccia lasciare qualche catenella in meno, eventualmente qualche maglia in meno sulla schiena, e lasciarne qualcuna di più sulla parte davanti per andare a coprire ovviamente la sporgenza del seno, e quindi andando a ampiezza, come ho detto, giocando con le catenelle, montando delle catenelle qui sotto, più o meno catenelle. Andate comunque a fare un primo giro facendo una valutazione, montando le catenelle necessarie, e prima di continuare la lavorazione vedete se le catenelle montate sono sufficienti, o se ne dovete fare in più o se ne dovete fare in meno, perché una potrebbe avere anche una taglia piccolina e potrebbe montare soltanto 1 o 2 catenelle o andare a chiudere direttamente, però vi consiglio sempre di montarne comunque un paio per dare maggiore mobilità alle braccia. Quindi non abbiate paura di testare
attorno al progetto proprio in base alla vostra fisicità. E quindi io adesso vi do uno spunto e vi dico come ho diviso, però appunto sappiate che tranquillamente lo potete adattare al meglio al proprio fisico. Io il mio progetto l'ho lavorato per 23 centimetri. Anche qui ognuno appunto può provare il progetto e deciderlo se chiuderlo anche un pochino prima, oppure se ha bisogno di lavorare qualche giro in più, soprattutto per le taglie più abbondanti come le L o le XL. La chiusura andremo a farla nel giro di maglie alte, quindi non nel punto di fantasia prendendo le maglie in costa, ma ovviamente nel giro di maglie alte. Io nel mio caso appunto ho una circonferenza di 281 maglie e ho diviso in questo modo, e le ho divise proprio provando il giacchino sulla mia misura, fissando e pizzicando sotto al braccio i marcapunti e valutando appunto come suddividere, ovviamente in modo sempre armonioso. Ho lasciato 42 maglie sul davanti, ne ho lasciate 57 per le spalle, nella parte dietro ne ho lasciate 83. Ora andiamo a vedere come chiudere lo sprone. Io naturalmente preferisco sempre mettere dei marker, quindi che cosa ho fatto? Ho contato 42 maglie e ho messo il mio marker, questo per il laterale davanti. Poi ho contato 57 maglie e ho posizionato il mio marker. Per la parte dietro ne ho contate 83 come abbiamo visto, poi altre 57 per le spalle che poi andrò ad unire per il braccio, e poi per l'altro anteriore 42 maglie. Avevo terminato nel laterale le maglie in costa e ho ripreso la lavorazione a maglie alte come abbiamo visto finora nei giri di maglie alte sul dietro. Ho contato, quindi lavorato le mie 42 maglie, quindi ho lavorato queste 42 maglie qui e trovo già ora il mio marker. Vedete che l'ho posizionato in questo modo. Quindi lavoro la 43esima maglia, qui ho il marker, faccio le catenelle che sono necessarie per dare lo spazio, ulteriore ampiezza al sottobraccio, quindi nel mio caso ne faccio 3, filo sull'uncinetto, prendo e raggiungo al marker successivo, piego il lavoro perché devo andare a chiudere, quindi ho fatto 3 catenelle, chiudo il lavoro e nel mio caso vedete qui ho il mio marker, entro dentro alla maglia per fare una maglia alta e faccio la mia maglia alta e continuo a fare il mio giro di maglie alte. Quindi come abbiamo visto, una maglia alta nello spazio tra le due maglie e una maglia alta sopra una maglia alta. Vedete, in questo modo io sono andata a chiudere. Questo è il mio anteriore e questo è la mia manica che ho chiuso in questo modo, quindi facendo il giro di maglie alte, le 3 catenelle e poi andando a proseguire le maglie alte da quest'altro lato. Ora lavoro tutte le maglie della schiena, che nel mio caso sono 83, e facciamo la stessa cosa quando arriviamo all'altro marker. Lavorate tutte le maglie della parte dietro e arrivate veramente al marker. Faccio sempre, se mi servono, le catenelle di spaziatura e piego il lavoro. Questa è la mia manica. Vado a prendere il marker in questo modo, filo sull'uncinetto e mi aggancio per lavorare la mia maglia alta e proseguire nell'ultima parte con l'anteriore davanti a maglie alte fino alla fine
dell'anteriore. Ho terminato il giro e procedo solitamente facendo le mie 3 catenelle, giro il mio lavoro e proseguo con la lavorazione solita, quindi 3 catenelle più una che fa 4 solo all'inizio, e procedo con la lavorazione del mio punto fantasia, lavorando le 2 a 2 a 2 le maglie in costa. E quindi ora che avrò suddiviso il lavoro mi troverò a lavorare soltanto nel corpo centrale della maglia, perché ho lasciato in sospeso le mie maniche. Per realizzare il nostro punto fantasia stiamo prendendo le nostre maglie in costa a 2 a 2 a ciuffetti, quindi nella parte sotto, e quando arriviamo qui nella parte, se io vado a montare delle catenelle non mi trovo le maglie da raggruppare, ma niente paura, cerco sempre, posso sempre aggiustare facendo in questo modo. Vedete, qui ho preso il gruppo di 2 maglie alte e ho appena finito la mia maglia alta. Guardate, la rifaccio. Quindi qui ho preso le mie 2 maglie alte, una catenella, e qui le ultime 2 maglie alte. Faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, quindi salto una maglia sottostante di base, vado nella catenella libera e faccio semplicemente una maglia alta, una catenella, salto una catenella di base, vado nella successiva e faccio una maglia alta. Quindi vado a creare, diciamo, lo stesso punto che sto facendo ora, però senza avere i ciuffetti di maglie da raggruppare qui sotto. Quindi salto sempre una catenella di base e vado a fare una maglia alta. Quindi vado sempre a ricreare, diciamo, i miei quadratini, do continuità ai miei quadratini. Una catenella di separazione e qui ho le mie maglie e riprendo la lavorazione in questo modo. Prendendo le maglie a 2 a 2. Così ho dato continuità al mio lavoro. Lo successivo, quando andrò a fare le mie maglie alte, andrò a riempire i miei spazi lavorati normalmente come faccio per tutti gli altri del giro, per tutti i quadratini del giro che vado a riempire lavorando nello stesso modo che abbiamo visto finora. Sono arrivata dall'altra parte dove appunto ho creato le catenelle, vedete, nell'altro scalfo. Se succede come in questo caso che io ho già esaurito i gruppi di 2 di maglie, vedete, in questo caso ho fatto la catenella, adesso prendo questi 2 gruppi di maglie, faccio la maglia alta, una catenella di separazione, qui ho solo una maglia, non ho 2 da prendere, non importa, non succede nulla. Prendo la maglia da sola, faccio una catenella di separazione, salto una catenella e procedo a realizzare una catenella nella parte delle 3 catenelle volanti, quindi salto una catenella, vado nella successiva, faccio una maglia alta, una catenella di separazione e niente paura, procedo allo stesso modo e vado avanti prendendo i miei gruppi di maglie a 2 a 2 in questo modo qui. Non si nota nulla appunto nella continuità del lavoro, e quindi procedo fino ad arrivare alla fine del lavoro, fino alla fine della riga, con il mio solito punto fantasia alternato dalle maglie alte. O comunque rivediamo
Possiamo anche prenderle in questo modo, quindi quando io ho fatto la mia maglia alta o la catenella di separazione possiamo prendere le due maglie in questo modo e procedere con i gruppetti così, perché l'importante poi è che alla fine nel bordo diciamo dell'anteriore le ultime due che io prendo, il mio gruppetto, sia queste. E allora magari date un'occhiata a come proseguono i gruppi di 2 maglie alte, perché alla fine poi io devo chiudere con questi ultimi due e come abbiamo visto poi la catenella di separazione e andiamo a chiudere il giro. Quindi rivediamo, faccio rivedere. Quindi qui ho fatto la mia maglia alta, una catenella di separazione, prendo subito queste due perché nel mio caso, avendo montato 3 catenelle, perché la differenza poi tra il mio progetto e quello vostro potrebbe stare nelle catenelle montate, perché non è detto che a voi servano queste 3 o non ne servano 4 o 5 o ne servano di meno. E quindi vi faccio vedere appunto come poi realizzare come proseguire con il punto in questo passaggio nel modo corretto. Quindi ho preso direttamente i gruppetti di 2 maglie alte già dal bordino, perché poi io alla fine andrò a chiudere con i gruppi di 2 in modo corretto, perché poi è brutto, che è meglio sistemare qui nella parte sotto, aggiustare, piuttosto che si veda in evidenza un anteriore che non viene fatto nel modo corretto. Quindi procedo fino alla fine con i miei gruppi di maglie. Io dallo scalfo della manica fino alla fine ho lavorato per 24 centimetri. Poi voi sceglierete appunto se fare la mia lunghezza oppure potete decidere anche di allungarla. Vedete, ho già iniziato a scontornare il bordo della mia giacchina, adesso vi farò vedere poi come fare anche l'altro. Vediamo come terminare la base appunto della giacchina, quindi la parte finale. Termino il giro della base, dopo aver fatto tutta la sequenza di maglie alte, mi trovo a nel giro dove vado a riprendere i gruppetti di 2 maglie alte, ma anziché lavorare come abbiamo visto prima, raggruppandoli con una maglia alta, che cosa facciamo? Non prendiamo il filo sull'uncinetto, ma con la catenella l'asola sull'uncinetto prendiamo il gruppetto di 2, portiamo fuori il filo e facciamo una maglia bassa e una catenella di separazione. Quindi non vado a fare la maglia alta, ma faccio una maglia bassa ed una catenella di separazione. Questo perché andrò ad enfatizzare la parte finale della mia giacchina, quindi vado a lasciare l'ultimo punto effettuato in rilievo e guardate, vado a dare anche uno spessore al bordo e questo è il risultato. Quindi la base, la parte finale della giacchina, facendo le maglie basse nell'ultimo giro nei gruppi di maglie alte, mi dà questo risultato, che è questo bordo molto bello. Guardate come viene anche diciamo a rilievo, quindi ben rifinito, e quindi lascio la giacchina finita così, perché appunto mi piaceva molto il decoro che si viene a creare nella parte bassa finale. Ora vedremo assieme come lavorare la manica in tondo, quindi riprendendo le maglie e facendo la lavorazione in tondo, lavorandola dritta senza nessun tipo di diminuzione. La manica veste abbastanza asciutta, quindi diciamo rispetto alla circonferenza del mio braccio avrò 1,5 cm intorno di lavorazione in più, quindi morbida ma non stretta ma neanche larga, quindi perfettamente dritta. Io l'ho lavorata per 22 cm e arriva all'incirca qui, quindi a metà tra il gomito e il polso, quindi mi piaceva l'idea di questa manica a 3/4. Voi siete liberi appunto di farla come più vi piace o come la mia, o lavorarla lunga. La parte finale della manica
è stata conclusa come la base, quindi allo stesso modo, facendo nell'ultimo giro i gruppi di maglie alte lavorati però in costa con una maglia bassa non più alta, per dare appunto lo stesso tipo di finitura che ho dato alla base. Quindi prendo la mia giacchina dalla parte rovesciata, questo è il collo, questa è la manica e questa è la base, e parto dal centro. Quindi avevo concluso con il giro delle maglie intervallate da una catenella, quindi avevo realizzato tutto intorno i quadratini. Mi aggancio il filo nella parte sotto della manica e inizio a realizzare delle maglie alte. Quindi prendo il mio filo con 3 catenelle e lavoro una maglia alta nello spazio del quadratino e una maglia alta sopra ogni maglia alta, e lavoro tutta la mia circonferenza in questo modo. Quindi vedete, lavoro una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta nel forellino dello spazio. Qui sono sulla parte del rovescio del lavoro, vedete, questa è la parte del dritto, quindi sto lavorando nella parte del rovescio interna, come ho fatto per il mio cardigan. Quindi ad ogni giro andrò a cambiare verso, quindi questo giro lo lavorerò dalla parte del rovescio e poi quando arrivo alla fine giro il mio lavoro, perché dovrò fare le maglie in rilievo che dovranno vedersi sulla parte del davanti. Quindi completiamo tutte le nostre maglie alte, tutta la circonferenza di maglie alte. Appuntate il numero di maglie alte che otterrete, perché poi dovranno essere quelle che dovrete lavorare sulla manica successiva, naturalmente, per avere delle maniche identiche. Io tutto intorno qui ne lavorerò 66, l'altra manica l'ho già lavorata, quindi ho lavorato nella mia circonferenza 66 maglie alte. Quindi mi sono appuntata il numero e adesso vado a realizzare l'altra manica tale e quale. Completate tutte le mie maglie alte, chiudo con una maglia bassissima agganciandomi alla maglia iniziale. Giro il mio lavoro in questo modo, quindi ho cambiato il verso, ora sono sul davanti del lavoro, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, in questo modo, vedete? Faccio una quarta catenella, quindi in tutto sono 4, filo sull'uncinetto, salto la maglia successiva, vedete, questa è quella dove mi sono alzata, la successiva maglia la alzo, perché la quarta catenella è quella che mi delimita lo spazio che mi serve appunto per la spaziatura, e faccio la mia maglia alta in costa davanti e una catenella di separazione. Quindi sono andata a formare il mio primo quadratino. Questa è la maglia di base, queste sono le 4 catenelle con cui mi sono alzata, ho saltato la successiva e ho preso le altre 2, ed ora continuo col punto che conosciamo già, prendendo le 2 maglie in costa, maglia alta e catenella di separazione, e completo fino alla fine del mio giro. Sono arrivata alla fine del mio giro, vedete? Quindi ho lavorato tutti i miei quadratini, vediamo gli ultimi assieme. Quindi prendo i gruppi delle 2 maglie, la catenella di separazione, le mie 2 maglie alte in costa, una catenella di separazione, le mie 2 maglie alte in costa e la catenella di separazione. Vedete che sono arrivata alla fine del mio giro, però mi restano da lavorare le 2 maglie alte iniziali, perché io sono partita con la catenella, con le 3 catenelle più una 4, e ho preso subito le 2 successive. Quando devo chiudere il mio giro faccio in questo modo,
Quindi prendo le ultime 2 maglie che mi restano, che si trovano in corrispondenza della catenella con cui io mi sono alzata. Quindi prendo le ultime 2 maglie, porto fuori il filo, esco con l'uncinetto da 2 asole e poi nella catenella che mi trovo sopra, che avevo fatto le 4 catenelle, nella terza, quindi 1, 2, 3, punto l'uncinetto e porto fuori il filo da tutte le asole. Quindi sono andata ad unire l'ultimo paletto, le ultime maglie, e l'ho fatto coincidere con la prima. Ve lo faccio rivedere. Quindi qui ho la maglia alta, ho fatto la catenella di separazione, vedete, maglia alta, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, lavoro le mie 2 maglie alte, incosta, catenella, mi restano le ultime 2, queste. La seconda è in corrispondenza della catenella con cui mi sono alzata. Le prendo assieme, porto fuori il filo e porto fuori il filo da 2 asole. Nella catenella, nella prima catenella di 4 maglie del giro dell'inizio giro, 1, 2, 3, nella terza entro con l'uncinetto e porto fuori il filo da tutte le asole. Quindi ho fatto coincidere il mio quadratino in questo modo. Ora giro il mio lavoro e ripeto il giro di maglie alte. Mi raccomando, perché le maglie che andrete a fare adesso, quindi mi alzo 3 catenelle e vedete che sono in corrispondenza della maglia alta di base. Ora le maglie alte che andate a lavorare dovranno essere sempre dello stesso numero di quelle che avete lavorato nel primo giro. Per me erano 66, adesso intorno dovrò lavorare sempre 66 maglie alte. Quindi le vado a lavorare. I giri di maglie alte dovranno sempre essere gli stessi. Sono giunta alla fine del mio giro, chiudo con una maglia bassissima, giro il mio lavoro, perché adesso vado a lavorare sul davanti, in questo modo faccio 4 catenelle, quindi 3 più 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto, vedete sono in linea con la catenella, con quella di base con cui mi sono alzata, sono in linea con la catenella e la maglia bassa e la maglia alta sottostante, salto questa maglia perché la catenella in più, la quarta che ho fatto, è quella che mi dà lo spazio tra le 2 maglie, quindi salto questa maglia e vado in queste altre 2 e riprendo la mia lavorazione a gruppi di maglie in costa. Quindi il risultato deve essere questo. Procedete così fino a che avete completato tutte e 2 le maniche, alternando questi 2 giri con i passaggi che vi ho fatto vedere. Una volta realizzate le mie maniche, dovrò occuparmi delle rifiniture della giacchina. Vedete, da questo lato ho iniziato a lavorarle, adesso vi faccio vedere da questo lato appunto come muovervi per la lavorazione. Le rifiniture sono importantissime in ogni capo, proprio il dettaglio farà la differenza del vostro capo. In effetti guardate questo lato senza rifiniture, com'è appunto irregolare, è bello dritto ma comunque è irregolare, e guardate il bordo come cambia invece con la rifinitura che ho realizzato. Io sono andata a lavorare con giri di andata e di ritorno delle maglie bassissime lavorate in costa dietro e si forma questo bordino. Nella parte dell'anteriore che poggerà alla mia sinistra
io lavorerò dei giri appunto di maglie basse in costa dietro e poi vedremo per quanti centimetri, per quanti millimetri o per quanti giri, mentre nella parte dell'anteriore che poggerà alla mia destra io andrò adesso a fare delle asoline, perché poi io di qua metterò i bottoncini e con le asoline andremo a chiudere la nostra giacchina. Avendo finito di lavorare il giro sulla mia base, mi trovavo ad avere nell'ultimo punto del giro finale il mio filo nell'angolo appunto della parte della giacchina che poggia sul mio anteriore destro. Quindi che cosa ho fatto? Ho iniziato a lavorare scontornando tutto il bordo con delle maglie bassissime in costa dietro. Vi ho detto basse prima per errore, ma sono bassissime. E adesso mi sono fermata un attimino qui nella parte alta perché appunto volevo farvi vedere come scendere piano piano e creare delle asoline per i nostri bottoncini. Ma parto dall'inizio lavorando quest'altro anteriore, che però non vado a lavorare dalla base perché le maglie basse in questo caso le ho iniziate a lavorare sul davanti, quindi verso di me. Perciò adesso girerò il mio lavoro per l'altro anteriore e andrò a fare la stessa cosa lavorando il mio bordo partendo invece dall'alto, quindi dalla base del mio collo qui e scendendo per andare a realizzare lo stesso verso quindi che ho dato per questo bordino. Molto importante che noi andiamo a lavorare il nostro bordino, ad iniziare a lavorarlo con la parte sempre rivolta verso di noi, del dritto verso di noi. Quindi naturalmente una volta lo lavorerò partendo dal colletto e una volta appunto girando il mio lavoro partirò dalla base. Io per comodità ho finito di lavorare la base e come vi ho detto avevo il filo, quindi sono risalita. Quindi prendo il mio filo, vado a puntare con l'uncinetto proprio nell'angolino del bordo del collo e procedo a lavorare con delle maglie bassissime in questo modo, così, e porto fuori. Quindi cerco di realizzare tutto il mio bordino effettuando, faccio vedere più da vicino, delle maglie bassissime. E continuo così fino alla fine. Una volta che mi trovo alla fine del mio lavoro, vedete io ho già iniziato a lavorare più giri di andata e di ritorno, vado a lavorare, vediamo, arriviamo fino alla fine, facciamo una catenella per alzare il mio lavoro, vado a girare dall'altro lato il mio lavoro. Questo è il bordino che io ho verso la parte interna, quindi sempre una catenella per alzarmi, dopodiché saltando ovviamente la catenella con cui mi sono alzata, prendo la maglia in costa dietro così, porto fuori il filo e porto fuori il filo, quindi prendo la maglia in costa dietro qui e faccio una maglia bassissima, prendo il filo in costa dietro e faccio una maglia bassissima in questo modo. I giri di andata e di ritorno di questa lavorazione di maglie bassissime lavorate in costa mi dà il risultato del bordino che vi ho fatto vedere, che è questo, guardate, che è molto molto bello e molto ben rifinito. In questo anteriore della giacchina, che è quello che poggerà nella parte destra quando l'avrò indossato, io
dovrò già prendere le distanziature per poi creare le asole dei miei bottoni, e quindi all'incirca, tanto dovete decidere quanti bottoncini applicherete per la chiusura, e dovete già appunto crearvi dei punti. Magari innanzitutto fate una prova con i bottoncini, naturalmente il bordo verrà lavorato più spesso e dovete appunto posizionare più o meno quanti bottoncini, io ne ho comprati una decina, vorrete indossare. Farete una prova per distanziarli con il metro in modo da posizionarli tutti equidistanti. In questo modo, naturalmente il bordo dovrà essere lavorato più spesso, dopo lo vediamo, e dovrà essere applicato, cioè dovrà essere fatta l'asolina a metà dello spessore del bordo lavorato. Ma giusto per farvi vedere come rende l'idea dell'applicazione dei bottoncini che poi noi andremo a cucire su quest'altro lato, naturalmente, perché poi li cuciremo qui dove abbiamo fatto il bordo, ma qui è per capire i punti dove io voglio applicare le mie asole. Quindi, ricapitolando, qui sono nella parte alta del collo, quindi nel bordino, nell'angolino del mio collo, dove ho terminato il giro di maglie bassissime. Vedete, ho lavorato circa mezzo centimetro, una catenella per alzarmi, giro il mio lavoro, faccio una maglia bassissima, una seconda maglia bassissima, e inizio a fare le mie 3 catenelle per l'asola, perché il primo bottoncino lo voglio già in alto. Salto 1, 2, 3 catenelle di base che corrispondono alle 3 catenelle che ho fatto, quindi 1, 2, 3, e nella quarta riprendo a fare le maglie bassissime. Faccio una prova, vedete, viene bella piatta la soletta. Faccio una prova, passo il mio bottoncino e vedo che è perfetto. Passaggio è perfetto, quindi proseguo a maglie bassissime fino al punto in cui stabilisco che dovrò posizionare il secondo bottone, e faccio sempre le catenelle necessarie per il passaggio. Nel mio caso sono 3, 1, 2, 3, e nella quarta catenella faccio la maglia, nella parte esterna della quarta catenella faccio la maglia bassissima. Come vedete mi si forma quest'asola che è quasi invisibile, eccola qui. Il bottone passa tranquillamente e quindi procedo così con il bordo per completare le altre asole. Nel giro di ritorno procedo sempre la lavorazione per qualche altro giro, lavorando appunto a maglia bassissima in costa dietro. Mentre per l'altra parte del giacchino, dove appunto andrò a cucire i miei bordini, lavoro un bordo con giri di andata e ritorno. Vedete, sempre questo bordo a maglie bassissime, dove poi andrò ad attaccare i miei bottoncini in corrispondenza delle mie asole. Il bordino deve essere largo, almeno tanto quanto la larghezza del bottone, per contenerlo. E guardate la rifinitura del bordo, come viene perfetta e come dà un bellissimo dettaglio poi alla giacchina. La nostra giacchina è terminata e così anche il nostro video tutorial. Spero che questo progetto sia di vostro gradimento, io già lo adoro, è un progetto
semplice, quindi come vedete la lavorazione è molto semplice ma anche molto particolare, un po' diciamo tolta dalle solite maglie alte, che poi alla fine sono delle maglie alte che io ho lavorato giocando. Quindi vedete quante cose si possono fare con un uncinetto e un filo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se il progetto vi è piaciuto, ed ora sta a voi realizzarlo. Io sono molto curiosa di vedere le vostre interpretazioni adesso e i colori che sceglierete per questa giacchina Chanel che vi accompagnerà in questo autunno. Io ho scelto questo splendido colore perché mi voglio portare dentro come una vitamina C l'energia di questa estate, e spero appunto di prolungarla con questa tonalità molto, molto accesa. Ci vediamo presto e vi mando un grosso bacione e un grande abbraccio. A presto, ciao ciao!